In the last election, The Economist ran a cover story before the election with a picture of Berlusconi, and the headline was "Unfit to govern Italy." And that was a very strong message. Berlusconi responded by suing the magazine after denouncing the article as leftist propaganda. He tried to kind of play down the whole thing, make it was political, without actually addressing the questions that were raised by The Economist that had nothing to do with his politics and a lot to do with his criminal problems. Marco Travaglio is one of Italy's most respected investigative reporters. Metropolitana costava 192 miliardi a Milano e 45 ad Amburgo. Punto. For the last 10 years, he's made Berlusconi's legal problems his specialty. This summer, he is focusing on Berlusconi's one remaining trial, known as SME, in which the premier stands accused of bribing two judges in the 1980s to smooth a business deal. Dovere che, virgolette, non capita tutti i giorni un processo al Presidente del Consiglio, chiuse le virgolette, punto a capo. Io vengo da Milano, dove alle 2:30 è iniziata la requisitoria di Ilda Boccassini nel processo SME. Io non credo affatto che la magistratura sia di per sé faziosa. Se ci fosse stato qualche cosa di autenticamente discutibile sarebbe già emerso. È vero che si riesce ugualmente a rendere discutibili anche delle cose totalmente normali e assolutamente lecite, ma questo, diciamo, fa parte delle aberrazioni del nostro Paese, dove un imputato fa il Presidente del Consiglio ed è anche il proprietario di tutta l'informazione che conta. Just before the national elections in 2001, Rai TV host Daniele Luttazzi invited Travaglio to talk about his new book. Si è parlato di Berlusconi e del fatto che appunto si apprestava a candidarsi alla Presidenza del Consiglio a 2 mesi dalle elezioni, eravamo, pur essendo appunto sospettato di cose così gravi ed essendo imputato per corruzione di giudici. Questo fu come bestemmiare in chiesa, perché in Italia non si è mai voluto affrontare questo nodo, che invece è un nodo fondamentale sulla provenienza dei capitali di Berlusconi, che è una provenienza molto sospetta. By the next day, Travaglio's public television appearance was headline news. Poi è successo il finimondo perché nessuno in televisione aveva mai detto quelle cose. Berlusconi and his team responded by launching 10 separate lawsuits against Travaglio and sued Luttazzi as well. But questions about his past were now part of the national debate. Un elettore in una democrazia dovrebbe sapere chi è il candidato alla Presidenza del Consiglio, dovrebbe sapere tutto, ed è funzione proprio dell'informazione fargli sapere tutto in modo che lui possa valutare e votare informato. Two other well-known public TV journalists, Michele Santoro and Enzo Biagi, then both discussed Travaglio's questions on their popular programs. 2 months later, Berlusconi won the election. In 2002, on a state visit to Bulgaria, now Prime Minister Berlusconi took on the Rai TV presenters who dared to criticize him during his campaign. Biagi, come si chiama quell'altro? Santoro, ma l'altro. Gli Luttazzi hanno fatto della televisione pubblica pagata con i soldi di tutti e un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga. The new management obeyed. Luttazzi, Santoro and Biagi were all off the air by the following season. Ho parlato liberamente di sicuro. Non ricordo di aver detto qualcosa di criminoso. Criminoso vuol dire che è soggetto alla legge. E quindi se io ho compiuto dei crimini, sono qui pronto per essere giudicato. La RAI non è statale, è governativa. E quindi con questo governo evidentemente io non sono consono
Nella campagna elettorale del 2001 nessuno ha osato parlare dei processi di Berlusconi, hanno osato parlarne un comico, Luttazzi, in una puntata dove io ero ospite della sua trasmissione satirico, ne ha parlato Michele Santoro e ne ha parlato Enzo Biagi. E infatti questi tre soggetti sono stati cancellati dalla televisione perché di questo problema non bisognava parlare. Television wasn't the only target. By the summer of 2003, the Corriere della Sera, the nation's largest and most influential daily newspaper, was also in turmoil. Italy's most important newspaper, Corriere della Sera, has just had a change of editor. The previous editor has resigned, and he's resigned, although he doesn't say so very loyally, because of great pressure being put upon that newspaper to toe a governmental line. The last straw may have been the comments of editor Ferruccio De Bortoli, revealing Berlusconi's efforts to influence the paper. The present editor of the Corriere della Sera is the one that weeks ago had to publish a long letter by one of Mr. Berlusconi associates and co-defenders in Berlusconi trials. The newspaper published the letter, and then the editor added to a little note at the end of the letter and say, I want to reassure Mr. Berlusconi that we, as a free newspaper, would have published these letters even without the strong pressures we have received from the Prime Minister. De Bortoli's resignation shocked his journalist colleagues. Le proteste abbiamo perso il Corriere e la democrazia italiana ha perso il suo più grande giornale, perché il giornale è perso. Io so chi lo dirigerà, è una persona onesta e per bene, ma non è come era il mio amico Ferruccio. È uno scandalo che abbiano licenziato il povero Biagi. Il povero, scusate, ma se io sono capace di mangiar via Biagi e Santoro, figuratevi voi che contate molto molto meno, siete tutti condannati, nessuno può alzare un dito, nessuno può alzare il sopracciglio, perché Berlusconi è spietato. Giovanni Sartori is one of the Corriere's most senior contributors. I'm very distressed, but it was in the cards. That's what I've been saying the whole time. I mean, you know, that Berlusconi wants to silence the last fastidious voice that is around. If the Corriere falls, I think freedom of expression is in jeopardy in Italy. Some voices refuse to be silenced. Marco Travaglio's daily column Bananas, published in l'Unità, a small left-wing newspaper, continues to hammer away at the Prime Minister's legal problems. Bananas? Perché io sono un grande simpatizzante di Woody Allen, e poi perché la situazione italiana è una situazione da Repubblica delle Banane, da Repubblica Sudamericana. His managing editor, Furio Colombo, believes that Travaglio's reporting is essential during what he calls a civil liberties emergency. Marco Travaglio is probably our best investigative journalist. He's the one that knows everything about Berlusconi trials. He's a super specialist that in any given moment can enter into a detail of any given trial relating Berlusconi to his business, Berlusconi to corruption. Despite numerous lawsuits against Travaglio and l'Unità, he refuses to allow his paper or his reporters to be intimidated. Intimidating is not a power, it's an influence that you have. Intimidating means I told you what to do. Why you don't do what I said, knowing that will be inconvenient for you not to follow the line that I have been suggesting. The power of intimidation is very important in creating a quasi-regime